Ciao ragazzi, qui è Icy Axi. Benvenuti nel 13° episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale dopo il Gran Premio di Silverstone che, dopo una sessione di qualifiche ottima, almeno con Giovinazzi, ci ha mostrato di non avere passo come scuderia. La gara è stata un susseguirsi di sorpassi subiti, errori avversari che ci hanno danneggiato e chi più ne ha più ne mette. Ora dobbiamo lavorare per la scuderia prima di dirigerci in Ungheria. Una delle prime cose da fare è aggiornare l'eliporto. La struttura si è usurata molto e invece di ristrutturarla conviene direttamente aggiornarla. In questo modo commerciabilità e attrattiva della squadra ne beneficeranno, dandoci una grossa mano in futuro. Nel frattempo si è conclusa anche la ricerca che riguardava l'alettone posteriore per la prossima stagione e questi che vedete sono i miglioramenti ottenuti da questa ricerca. Non sono esagerati, ma ogni minimo dettaglio collabora a costruire una macchina più competitiva. Visto che si sono liberati alcuni ingegneri, mi sembra giusto iniziare un nuovo progetto di ricerca. L'ultimo componente ancora non ricercato è l'alettone anteriore. Non abbiamo molte ore da investire, anzi non ne abbiamo affatto. Ma, come dicevo prima, tutto fa brodo. Il progetto finale è equilibrato, in modo tale da migliorare tutte le prestazioni in maniera uniforme. Ci mettiamo a lavorare 3 ingegneri, mentre l'ultimo a disposizione lo aggiungerò a un altro progetto per finirlo qualche giorno in anticipo. La settimana successiva si concludono i lavori all'eliporto, che raggiunge quindi il secondo livello, e contemporaneamente ci informano dei risultati della votazione che si è tenuta un paio di settimane prima, quella della fine dello scorso video. Purtroppo la votazione ha fatto passare la proposta e dal prossimo anno il numero di motori utilizzabili nel corso di una stagione diminuirà da 4 a 3. Continua a non essere favorevole, ma la maggioranza si è ormai espressa. Molto velocemente installiamo il nuovo sottoscocca che siamo riusciti a produrre in questi 10 giorni su entrambe le auto. Ora siamo pronti per il weekend di gara, ma prima facciamo una veloce panoramica del circuito che ci attende. L'Hungaroring è un circuito che richiede una configurazione molto specifica per essere competitivi. A causa dell'assenza di lunghi rettilinei, le vetture devono puntare su un carico aerodinamico elevato per garantire il massimo grip nelle numerose curve. Il fatto che non ci siano rettilinei lunghi è a nostro favore, ma rimane comunque il fatto che la nostra auto non è competitiva nemmeno in curva. La gestione degli pneumatici è altrettanto cruciale, poiché l'asfalto abrasivo e le alte temperature estive tipiche del Gran Premio possono causare un'usura significativa, rendendo necessaria una strategia attenta per preservare le gomme durante la gara. Ed in questo la nostra auto ha grosse pecche, così come il nostro secondo pilota, Berman, che nella gestione gomme per il momento ha un grosso punto debole. In un tracciato come l'Hungaroring, dove i sorpassi sono estremamente difficili, la qualifica diventa determinante. Ci aspetterà una gara noiosa, ma spero che riusciremo a fare bene in qualifica, come spesso è accaduto nelle ultime gare. Per quanto riguarda gli obiettivi di gara, per i piloti ci manteniamo sull'obiettivo medio per Giovinazzi e anche per Berman lo settiamo sulla stessa difficoltà. Voglio sfidare la sorte nuovamente nel tentativo di sconfiggere la maledizione della difficoltà media che colpisce il nostro pilota ogni volta. Ora però bando alle ciance, è tempo di partire in direzione Ungheria. Benvenuti nella splendida cornice naturale dell'Ungheria. Benvenuti a Budapest per il Gran Premio dell'Ungheria. Un tempo Budapest era divisa in 3 città, ma oggi siamo tutti qui riuniti nel nome dei motori. Pronti per un nuovo weekend di gara? Quali sorprese riserverà il weekend? Non ci resta che scoprirlo. Le 3 sessioni di prove libere sono state fruttuose, come solitamente accade. Entrambi i piloti conoscono il tracciato e sono molto soddisfatti dell'assetto proposto. E nonostante non conoscano al 100% i nuovi componenti, sono comunque preparati ad affrontare il weekend e partiranno entrambi con una fiducia iniziale molto alta. Ora non resta che attendere l'inizio delle qualifiche. C'è tensione in pista mentre entriamo nella prima fase di qualifiche. Ed eccoci pronti a qualificarci. Siamo nel Q1, in auto con Giovinazzi, nel secondo tentativo della sessione. Il primo tentativo non è stato granché, ma c'è margine per migliorarsi, sempre che gli avversari siano d'accordo e non rimangano in mezzo alla pista durante il nostro giro lanciato. Primo settore verde, per entrambi i nostri piloti. Se guardate nella colonnina a sinistra potete notare che siamo a livello dei nostri concorrenti, ma contemporaneamente leggermente più lenti di Russell e decisamente più lenti di Perez. Il secondo settore invece è allo stesso livello del primo tentativo per Antonio, mentre il compagno pareggia il tempo e si migliora.
Uscita un po' incerta dall'ultima curva per Giovi, che infatti non si migliora nemmeno nel terzo settore e il giro, pur essendo più veloce del primo tentativo, non basterà. Abbiamo fatto un terzo ed ultimo tentativo, ma non ci siamo mai migliorati ed ormai non c'è più tempo. Torniamo quindi ad essere eliminati nel Q1, dopo che per qualche gara eravamo riusciti ad arrivare in Q2 con continuità. Domani noi partiremo quindi in 20ª e 21ª posizione, con il solo Zhou dietro di noi, mentre il Q3 vede Verstappen conquistare la pole position davanti al compagno di squadra e a Piastri. Non entra invece in Q3 Hamilton, che si ferma alla 12ª posizione. Strano, perché Russell invece non ha fatto malissimo. C'è un'atmosfera speciale qui all'Hungaroring, mentre ci prepariamo a 70 giri di velocità e brividi. Se il cuore di questo paese è Budapest, la sua anima a quattro ruote è sicuramente qui, all'Hungaroring, tra curve che hanno fatto la storia della Formula 1. Qui, nel 1989, Nigel Mansell si fece largo dalla P12 alla vittoria, entrando nella leggenda. Un insidioso susseguirsi di curve. Questo è l'Hungaroring, un circuito con pochissimi rettilinei, per alcuni quasi un tracciato da go-kart. I piloti dovranno trovare il ritmo più adatto e per le vetture sarà cruciale la deportanza a basse velocità. Pronti alla gara? È il giorno che stavamo aspettando, mentre i piloti si preparano a darsi battaglia. La strategia, praticamente obbligata, è a due soste. Con Giovinazzi proveremo a guidare più aggressivi nei primi due stint, prima di chiudere negli ultimi giri su gomma hard. Non che faccia una grande differenza, visto che la qualifica è stata pessima e, come dicevamo prima, è un circuito in cui i sorpassi sono complicati. Per Berman, invece, la strategia è opposta. Primi due stint più tranquilli, per poi eventualmente dare tutto negli ultimissimi giri su gomma più morbida. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. E ormai conosciamo bene le qualità di Max Verstappen. Questa partenza in pole rappresenta una grande occasione, ma ce la farà a difendersi fino alla fine? Scopriamo cosa ci riserverà la gara. Avanti! Tutto è pronto per il Gran Premio di Ungheria! Si spengono le luci e via, partiti! È buono lo scatto di Giovinazzi, che prova a prendere da subito l'interno dell'Alpine, mentre sembra essere rimasto bloccato Berman, che è subito insidiato da Zhou. Alla fine, però, Antonio riesce solo a mantenere la sua posizione, mentre il compagno ha già perso la sua. Ed è bastato un solo giro a Gasly per scappare via, e con il DRS il pilota Sauber dietro di noi non ha avuto problemi a relegarci già dal secondo giro alle ultime posizioni con entrambe le auto. E con questo passa in 20ª posizione. Il primo stint si è praticamente concluso senza nessun sorpasso degno di nota per quanto ci riguarda. Semplicemente, ora Magnussen dopo la sua sosta si sta riprendendo la sua posizione. Let's go. Così come Sargent, che con gomma nuova non ha avuto problemi a librarsi prima di Berman. Troppo invitante. E Logan Sargent passa avanti. E il giro successivo anche di Giovinazzi, che è quasi andato a contatto con l'Alpine dietro di lui, per fortuna senza danni per noi. Dopo 18 giri le gomme di Giovinazzi sono ormai finite, ci conviene entrare anche se in anticipo rispetto alla strategia di almeno 3 giri. Siamo appena entrati nella corsia dei box ed è uscita una safety car, causata da questo errore di Gasly, che all'ultima curva ha completamente perso il controllo della vettura, schiantandosi contro le barriere. La nostra sosta va bene, non è veloce ma non abbiamo fatto errori. Possiamo recuperare il tempo perso nel primo stint. Ovviamente ne approfittiamo per fermarci anche con Berman, facendo anche una sosta discretamente veloce. Dopo 4 giri la safety car è rientrata e noi siamo pronti a ripartire in auto con Giovinazzi, ma l'AS davanti sembra mettere il turbo in rettilineo, lasciandoci senza nessuna opportunità d'attacco. Almeno fino al giro successivo, quando Giovi ha messo a segno un attacco all'esterno da campione assoluto. Peccato che valga soltanto la 19ª posizione. Vediamo cos'è successo. Osserviamo la scena più da vicino. Ma guardate che bello anche da questa inquadratura. Guadagna una posizione in 19ª.
ed il compagno di squadra ci ha messo qualche giro in più, ma anche lui ha completato il sorpasso a Magnussen buttandosi all'interno e prendendosi la 20ª posizione ai danni del pilota Haas, sfruttando una gomma decisamente più fresca. Qualche giro più tardi, poco davanti a Giovinazzi, Sargent ha commesso un errore perdendo il controllo dell'auto in uscita dalla curva e finendo contro le barriere. Ok, siamo alla curva 9. È qui che è successo. E c'è il contatto. Grazie al cielo però nessuno si è fatto male. Questo ha causato una virtual safety car e noi ne abbiamo approfittato con Giovinazzi per fare l'ultima sosta e montare gomma bianca in 2.4 basso. Credo sia la miglior sosta stagionale. Ripresa la corsa dopo la virtual, abbiamo assistito a una manovra avventata di Albon che, nel tentativo di sorpassare Ricciardo, non solo l'ha allagato praticamente fuori pista, ma anche colpito la sua anteriore destra, fortunatamente senza causare ulteriori danni. Alla fine dello stint di Berman, il pilota inglese è stato raggiunto da Zhou, che lo ha superato senza problemi sfruttando DRS e gomma decisamente più fresca. Il pilota cinese della Sauber ha poi raggiunto anche Giovinazzi e lo ha sorpassato nello stesso punto e con una manovra praticamente identica. Intanto la Haas continua ad avere problemi seri con l'avvitatore ed anche in questo Gran Premio una delle gomme posteriori rimane attaccata a lungo, facendo perdere un'eternità a Magnussen. Mentre noi ci fermiamo per l'ultima sosta di Berman, facendo ancora una volta un ottimo lavoro, chiudendo in 2.4 alto. Sono passati altri 8 giri di noia totale e non è successo molto, ma Alonso, a quanto pare, ha grossi problemi al motore ed è costretto al ritiro a 7 giri dal termine della gara. Siamo ormai all'inizio dell'ultimo giro e Giovinazzi è insidiato da Zhou, che si è rifatto sotto. Spalanca l'ala il pilota Sauber, ma Antonio ha imparato la lezione e stavolta protegge l'interno riuscendo a mantenere la sua 15ª posizione e guadagnando abbastanza spazio in uscita da concludere il giro senza essere più attaccato. Mentre davanti vince Norris. E la vittoria è di Lando Norris! Beh, dopo una prestazione di questo genere, merita sicuramente il gradino più alto del podio. Noi invece, alla fine, concludiamo in 15ª e 18ª posizione. È stata una gara complicata e poco divertente, ma alla fine non è andata così male. Vi lascio i commenti post gara e ci sentiamo subito dopo. È questo il Charles Leclerc che i tifosi vogliono vedere, no? È un podio assolutamente meritato. Dobbiamo dirlo, la strategia di gara ha fatto la differenza. Si vedono spesso scene del genere in Formula 1 e a volte si dimentica quanto lavoro dell'intero team c'è dietro. Lando Norris si gode il risultato e può festeggiare un altro podio in carriera. Salire sul podio a festeggiare la prima vittoria è un momento memorabile. Il podio è al completo, ma è solo l'inizio perché dopo Budapest la battaglia continua. E con questo si chiude la nostra diretta dall'Ungheria. La prossima gara ci porterà sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Nel Gran Premio del Belgio può succedere di tutto. Alla fine quindi vince Norris, che guadagna ben 5 posizioni rispetto alla partenza, seguito da Leclerc e Sainz, anche loro autori di una buona gara. Male invece Verstappen, che perde 3 posizioni e nonostante la pole finisce fuori dal podio. Recupera diverse posizioni anche Hamilton, che chiude a punti seppur dietro al compagno. Noi abbiamo faticato, ma abbiamo avuto il merito di non commettere errori e di essere stati abbastanza solidi durante i nostri stint, il che ci ha permesso di guadagnare diverse posizioni, purtroppo non abbastanza da fare punti. Nella classifica piloti Verstappen perde 13 punti ma rimane tranquillamente al comando, anche se mancano ancora diverse gare. E anche nei costruttori la Red Bull è tranquilla, pur perdendo qualche punto di vantaggio, mentre McLaren fa 2 punti in più di Ferrari e riprende la seconda posizione in solitaria. Tornati nel quartier generale, apprendiamo che la valutazione di Lindblad è migliorata. Il nostro giovane pilota adesso ha una valutazione prestazionale pari a 63. Siamo anche arrivati a metà stagione e il resoconto non dice granché, se non per il fatto che in questa stagione ci è richiesto di arrivare al 9° posto, ed attualmente stiamo rispettando le previsioni. Tuttavia, al consiglio pare non bastare e la fiducia nei miei confronti sembra sia scarsa. Per consolarci, spendiamo qualche milione. Il centro meteorologico è fondamentale per costruire strategie vincenti quando il meteo non è ottimale e l'accuratezza del nostro non è granché. Per cui investiamo oltre 1,5 milioni di euro per aggiornarlo e portarlo al 70% di accuratezza. E, nel tentativo di incrementare più velocemente la fiducia nei miei confronti, ho deciso di aggiornare anche la sala del consiglio. L'investimento non è esagerato e ho bisogno di più tempo per questo progetto. Non sono risultati che si raggiungono velocemente e nonostante i miglioramenti netti da inizio stagione, il consiglio è comunque preoccupato. Vediamo quindi di fargli cambiare idea. Ma per oggi è tutto. Mi scuso se si è vista poca azione, ma la gara ha offerto poco e niente. Spero comunque che il video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo in Belgio per il Gran Premio di Spa.